Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Capita spesso a chi si occupa di arte e di arte contemporanea in particolare di leggere su riviste specializzate o sul web di artisti che scompaiono, lasciando ai propri eredi un patrimonio inestimabile di opere e di documenti. Nelle peggiori situazioni, quelle in cui non vi è nessuno interessato a valorizzare il patrimonio, le opere vengono vendute in asta o in gallerie a prezzi ribassati, con contenziosi che proseguono per anni e inoltre dei documenti di cui non si sa cosa farne ci si libera velocemente. Nelle migliori situazioni nasce l'archivio d'artista. Nel video di oggi racconto cos'è un archivio d'artista e il ruolo che svolge soprattutto nel mondo dell'arte moderna e contemporanea. L'esigenza da parte di alcuni artisti di sistematizzare il proprio patrimonio di documenti e conoscenze o durante l'attività o da parte degli eredi alla scomparsa del maestro è di certo secondo me legata all'istinto, che è naturale per chi ha la percezione del valore culturale e la volontà di conservare e organizzare un sapere che deve essere condiviso. Nella maggior parte dei casi si cerca di congelare, fermare il tempo e raccogliere quanto più materiale possibile per la ricostruzione del percorso artistico, al fine di fornire la giusta chiave di lettura dell'opera dell'artista. Dalla mia esperienza di 5 anni in un archivio d'artista posso assicurare che il primo passo da compiere è la creazione di un catalogo delle opere. L'archivio in una fase iniziale deve infatti consistere di un database di opere, in cui sono presenti le immagini, le descrizioni tecniche e le informazioni su esposizioni e bibliografia di ogni singola opera. Questo può essere cartaceo o informatizzato. Ci sono artisti che fin dagli esordi fotografano o realizzano degli schizzi delle proprie opere, indicando non soltanto il titolo, ma anche dati tecnici completi o parziali, ad esempio dimensioni, materiali, tecnica di realizzazione ed anno, e un eventuale numero di catalogo. Ci sono artisti invece che non si occupano affatto della conservazione di tutte queste informazioni, concentrati soltanto sulle loro creazioni come strumento di espressione. Dal database organizzato delle opere in digitale si può facilmente creare un certificato di archiviazione o un'autentica, perché si ha sotto controllo il proprio lavoro. Ve ne ho parlato nel mio video dedicato appunto all'autentica di un'opera d'arte. L'ideale sarebbe che la raccolta di tutti questi dati avvenga nel corso della stessa attività dell'artista, al fine di pubblicare poi quello che viene considerato e chiamato il catalogo generale. A me è capitato di ritrovare dopo anni biglietti dell'autobus di Vienna o ricevute di lavanderia dell'albergo di New York. Sembrano tutti documenti inutili nel momento in cui si sta vivendo la propria vita quotidiana, ma a livello storico, nel tempo, se alcuni di questi documenti venissero conservati, potrebbero risultare poi fondamentali per ricostruire un periodo artistico o un episodio legato all'ideazione ad esempio di un'opera. Se io dovessi dare un consiglio dalla mia esperienza, suggerirei sia ad artisti che a collezionisti oggi di creare archivi in una doppia veste, cartacea e digitale. Ovviamente il digitale permette di ricercare e anche di condividere informazioni più velocemente, ma richiede anche in alcuni casi molta pazienza nella digitalizzazione di materiali che sono già cartacei. Oltre alla costruzione di un catalogo generale e alla difesa delle opere dell'artista da illeciti e contraffazioni, uno dei compiti fondamentali dell'archivio è quello di raccogliere tutti i documenti inerenti alla vita e l'attività dell'artista stesso, al fine di diventare uno strumento per la ricerca per studiosi, critici e curatori d'arte. Per questo motivo alcuni degli archivi d'artista italiani contemporanei, come quello di Alighiero Boetti, aprono le porte su appuntamento a chi desidera effettuare ricerche sull'artista. Qui vengono conservate lettere, disegni, schizzi delle opere, ma anche tutti gli articoli di giornale, ad esempio, legati all'artista e alle mostre, alle opere. Diversi sono gli strumenti che un artista può utilizzare per tenere traccia di chi parla di lui. Un esempio virtuale può essere Google Alert, ma anche dei buoni servizi a pagamento sono uno strumento su cui io personalmente consiglio di investire quando si ha un certo riscontro sui giornali e sulle riviste. Per questa ragione sarebbe fantastico se chi ha studiato storia dell'arte all'università o in corsi per il digitale nell'arte avesse l'occasione almeno una volta nella vita di lavorare a stretto contatto con un artista vivente in un archivio. L'archivio infatti non deve essere visto come un luogo noioso e morto dove non viene svolta nessuna attività. Al contrario, la promozione e la valorizzazione delle opere inizia proprio da lì. Spesso infatti gli archivi sono anche i primi prestatori di opere nelle grandi mostre antologiche in giro per i musei del mondo e sono seduti ai tavoli di discussione nell'ideazione e creazione di eventi e mostre con curatori interni. La veste giuridica di ogni archivio è discrezionale. Vi sono archivi costituiti come fondazioni, associazioni o comitati
o archivi privati costituiti come società o privi alcune volte di specifica forma giuridica. In ogni caso, per richiedere e ottenere il riconoscimento a livello nazionale della Sovrintendenza dei Beni Culturali è necessario che vi siano conservati documenti anteriori agli ultimi 70 anni e che avvenga il riconoscimento da parte del sovrintendente artistico locale, per conto ovviamente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Quello che viene riconosciuto in questo caso è l'importanza storica come testimonianza avente valore di civiltà dell'archivio. Diversi archivi divengono oggi luogo di studio e di memoria del singolo ma allo stesso tempo della collettività, attraverso la raccolta di scritti critico-teorici, articoli di rassegna stampa, cataloghi e inviti, materiali audiovisivi, fotografie e corrispondenza. Tutto ciò può essere raccolto, conservato, catalogato in cartaceo e in digitale e diviene oggetto di studio per la ricostruzione di una storia, di una vita e alcune volte di un'intera epoca. Se questo mio video su che cos'è un archivio d'artista e sul suo ruolo nell'arte moderna e contemporanea ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati al mercato dell'arte. Grazie e alla prossima!